Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti stamattina 24 dicembre. Parleremo di calciomercato del Napoli perché c'è una notizia che mi diverte e mi fa felice tantissimo per quanto riguarda questo calciatore in prospettiva Napoli. Però colgo l'occasione per fare gli auguri di Natale a tutti gli iscritti del canale e non. Ragazzi, buon Natale! Passate una grandissima vigilia e un grandissimo giorno di Natale con le famiglie e fate i bravi, così Babbo Natale vi porta anche il regalino tanto aspettato. Detto questo, la bomba di mercato è stata lanciata da 24 ore circa. Unai del Marocco, centrocampista titolare della nazionale marocchina, è in orbita Napoli e il Napoli punta fortissimo sul calciatore. La soluzione sarebbe pagare il calciatore a gennaio per lasciarlo al club dove milita adesso fino a giugno e a giugno portarlo a Napoli. Vediamo se possa andare in porto questa trattativa. A me sta anche bene lasciare il calciatore lì e poi prenderlo a giugno, anche se parliamo di un grandissimo centrocampista, parliamo secondo me della migliore rivelazione del mondiale. Gli altri giovani del mondiale più o meno si sapeva qualcosa, io di Unai sapevo ben poco e l'ho visto solo al mondiale e ho notato che in tutto l'andamento del Marocco è una pedina fondamentale. Tanto è vero che era a mezzo servizio, un po' acciaccato tra la semifinale con la Francia e la finale del terzo e quarto posto. Non a caso il Marocco ha perso tutte e due le partite. Non voglio dire che una I faccia questa differenza totale, che senza una I perdi le partite e con lui invece le vinci 4-0, però è una pedina fondamentale del Marocco ed è una pedina credo che possa diventare una pedina fondamentale di qualsiasi centrocampo. Centrocampista con una discreta proiezione offensiva, buoni piedi, visione di gioco, inserimento ed è il classico calciatore ideale per il calcio moderno. Centrocampista a tutto campo, può ricoprire comunque tutte e due le fasce, credo. Quindi sarebbe veramente una ciliegina sulla torta per quanto riguarda il centrocampo del Napoli. Ovviamente il Napoli non si sbilancia a comprarlo adesso perché ci sono molto probabilmente svariati motivi. C'è Demme che comunque deve andare via, ci sono posti che si devono liberare e poi bisogna vedere comunque il club dove sta e il calciatore se accettino questa proposta. Ho letto delle dichiarazioni di ieri di Unai che ha semplicemente detto e ha parlato con il presidente della sua società e ha detto io vado dove il progetto mi alletta di più. Quindi Unai, il Napoli ha il miglior progetto, il Napoli è interessato, l'Inter è interessato, c'è anche il Marsiglia, ci saranno sicuramente altri club perché appunto dopo il mondiale ci sta sempre questa cosa che chi ha fatto bene il mondiale, i talenti che si scoprono durante la competizione vengono assaliti comunque dai grandi club. Ovviamente non ha un ingaggio altissimo, un ingaggio che può rientrare nelle casse del Napoli, lo si è già detto, è giunto lì a quanto pare punta fortissimo sul centrocampista. Io spero che arrivi un calciatore di questo profilo, anche se a giugno, però ripeto, dipende da come si avvicenderanno i centrocampisti a Napoli nella vetrina di mercato di gennaio. Se parte Demme, comunque ci serve il rimpiazzo. Una I non sarebbe un rimpiazzo, anzi, sarebbe un calciatore che si va a giocare il posto da titolare con quelli che ci sono a Napoli, perché non perché Demme sia un calciatore scarso, però per quello che abbiamo visto e per quello che ho visto di Demme e di una I al mondiale è più forte. È più forte e Demme è prettamente un playmaker. Una I sarebbe il centrocampista jolly che può fare il playmaker, può giocare al posto di Zielinski, potrebbe rimpiazzare Anguissà quando Anguissà non gioca, quindi un centrocampista mobile e completo che farebbe al caso Napoli. Speriamo che la letterina di Giuntoli scritta a Babbo Natale con il nome di una I inserito venga letta e arrivi questo acquisto di gennaio.
Anche se il Napoli abbiamo visto nei nomi esaminati durante questo mese di dicembre ci sta Ardon Yashari in Svizzera, che comunque è un playmaker completo per sostituire Lobotka. Abbiamo visto lo stesso interessamento a Frattesi, anche se minimo, perché su Frattesi c'è tantissima concorrenza e non sappiamo se sia un'operazione fattibile o meno. Adesso c'è una comunque un Napoli che punta seriamente a rafforzare il centrocampo, anche perché è un reparto dove, secondo me, i cambi, a parte un Dombele, che ancora dobbiamo vedere il Dombele, che secondo me può dare il 100%, dobbiamo comunque sostituire Dem. Io l'ho visto nelle amichevoli e purtroppo è un calciatore che secondo me ha bisogno di giocare titolare. Sono quei calciatori che se perdono la titolarità non riescono a rendere né a partite in corso e né se gli fai giocare 2 o 3 partite di fila. Perché nell'Ipsia, quando lo prendemmo, Dem era il titolare inamovibile del centrocampo, il regista come lo è Lobotka a Napoli, però hai Lobotka davanti e purtroppo in quel ruolo con un Lobotka in questa condizione non c'è spazio. Quindi credo che il Napoli stia valutando questa opzione di lasciare andare via Dem a gennaio e rimpiazzarlo subito con un grande centrocampista. Non credo che arrivi una a gennaio perché, ripeto, lo si è detto che si pagherà il cartellino abbordabile per il Napoli tra i 20 e i 25 milioni. Quindi operazione fattibilissima sia dal punto di vista del costo del cartellino sia dal punto di vista dell'ingaggio. Poi sposerà il progetto che più gli andrà a genio, il calciatore. Spero che venga a Napoli e così rafforziamo questo reparto di centrocampo. Questo era quanto per quanto riguarda il calciomercato del momento del Napoli. Ragazzi, vi auguro ancora buon Natale a tutti, iscritti e non, e ci vediamo nel prossimo video. Forza Napoli, ciao!